sei entusiasta di imparare come ottenere un lavoro su una nave da crociera in modo da poter viaggiare per il mondo e guadagnare mentre lo fai, ecco perché sono la persona perfetta per insegnarti come fare. Iscriviti, è gratuito e ti darò dei consigli per aiutarti a trovare lavoro a bordo di una nave da crociera, anche se non hai esperienza. Questo video fa parte di una serie creata per aiutarti a trovare un fantastico lavoro che ti consenta di poter viaggiare per il mondo ed essere pagato per farlo. Condividerò le esperienze che ho effettivamente vissuto in modo che tu possa conoscere la realtà del lavoro e lo stile di vita unico che accompagna. In breve otterrai la verità cruda e reale dietro questo tipo di lavoro, piuttosto che la fantasia. Se sei seriamente intenzionato a lavorare sulle navi da crociera e vuoi saperne di più, dopo questo video ti incoraggio a vedere gli altri video di questo genere per i quali lascerò il link qua su. E se hai delle domande al riguardo, scrivimi pure nei commenti qua sotto, risponderò appena possibile. Qualche giorno fa Filippo, dopo aver visto il mio video parte 1, per vederlo ti lascio il link qua su, mi domandava: come faccio a trovare lavoro su una nave da crociera? Diventare un membro dell'equipaggio di una nave da crociera, essere pagati per viaggiare per il mondo su una nave da crociera, sembra troppo bello per essere vero, giusto? Preparati, perché per i membri dell'equipaggio delle navi da crociera essere pagati per visitare i porti di tutto il mondo è solo uno dei molti vantaggi, ma non è soltanto camminare su spiagge di sabbia bianca e sorseggiare cerveza da $1 seduto sotto una palma ai Caraibi. Il compito principale di qualsiasi membro dell'equipaggio è creare una fantastica esperienza, una meravigliosa vacanza per ciascuno e ogni passeggero a bordo. Che si tratti dello staff delle attività di crociera che aiuta i passeggeri a divertirsi organizzando divertenti attività come il karaoke, giochi in piscina o il bingo, o del barista che crea il perfetto cocktail d'autore. Se hai molta pazienza, fornire un eccellente servizio clienti mentre esplori nuovi porti in tutto il mondo sembra un sogno che si avvera, forse la vita in mare è una soluzione perfetta per te. Di opportunità ce ne sono tantissime e le trovi direttamente sui siti dedicati delle compagnie di crociera, nella parte Career Opportunity. Se trovi la posizione che fa per te, suggerisco di coglierla al volo. Anche a questo proposito ti suggerisco di iscriverti al mio canale e rimanere aggiornato, poiché io ricevo sempre notifiche circa fiere, reclutamenti di diverse compagnie di crociera e quanto possibile condividerò questa informazione con te. Per uno dei miei primissimi incarichi io ho fatto un colloquio e ho ottenuto il lavoro dopo un'intensa sessione di screening con il capo reclutamento per Norwegian Cruise Line. Ho notato che c'è un divario nelle informazioni valide online per i potenziali membri dell'equipaggio per quanto riguarda il come essere assunti sulle navi da crociera e le stesse cambiano secondo la compagnia di crociere. In risposta ho cominciato a fare dei video per fornire ai potenziali candidati informazioni più accurate ed anche per dare dei consigli su come creare le lettere di presentazione, scrivere il curriculum e le eventuali domande durante il colloquio. Lavorare su una nave da crociera è davvero un'avventura. Immagina una vacanza in porto a Tahiti un giorno e una notte a Maui pochi giorni dopo. Se ti
ti presenti a bordo aspettando di avere fine settimana liberi e di vedere ogni singolo porto, rimarrai deluso. Preparati per settimane lavorative di 7 giorni, molti turni divisi e l'obbligo di essere attivo anche se fuori servizio, ma soprattutto preparati per una delle migliori esperienze della tua vita. La verità è che se ami viaggiare, risparmiare un sacco di soldi e incontrare e lavorare con persone straordinarie, lavorare su una nave da crociera sarà una delle migliori mosse professionali che tu possa fare. Quello che ci vuole, ci sono 3 cose che devi chiederti prima di fare la scelta di intraprendere una vita in mare. Ti piace incontrare e lavorare con diversi gruppi di persone? Sei flessibile e adattabile? Ti piace vivere in un ambiente in continua evoluzione? Durante la mia esperienza mi sono resa conto che ci sono tratti comuni in coloro che lavorano sulle navi da crociera. Hanno una grande energia e una passione nel fornire un servizio clienti eccellente in ogni momento. Amano viaggiare, amano le nuove culture e trarne al massimo da ogni nuova esperienza. Quindi, per farcela a bordo, devi avere una mente molto aperta, essere pronto a lavorare. Sappi che ci sono brave persone che entreranno nella tua vita e ti aiuteranno. La cosa più importante è arrivare con l'atteggiamento giusto. Ma da dove cominciare? Decidi se andare per mare è la decisione giusta per te. È importante essere onesto con te stesso sulle possibili difficoltà che potresti incontrare e se ti vedi eccellere o meno in un ambiente del genere. Per avere un po' di chiarezza, per prima cosa, raccogli tutte le informazioni. Ci sono una grande quantità di informazioni online sull'occupazione delle navi da crociera. Vai nelle pagine web principali di ciascuna compagnia di crociera e cerca il loro collegamento nella parte Career Opportunity. Di solito la trovi in fondo alla pagina. Determina per quale posizione sei più adatto. Guarda tutte le tue precedenti esperienze lavorative, di volontariato e o educative. Se non sei sicuro di quale posizione a bordo sia più adatta a te, parlane con qualcuno che già lavora a bordo o mettilo nei commenti qua sotto. Ci sarà sicuramente qualcuno disposto ad aiutarti e lo farò io stessa appena possibile. Compagnia di crociera è diversa, si rivolge a un mercato specifico, fornisce un certo livello di servizio clienti e dispone di vari servizi per l'equipaggio e vantaggi associati. Seleziona la compagnia che ritieni corrisponda al tipo di servizio che desideri fornire agli ospiti e al tipo di esperienza che speri. Ad esempio, le compagnie più grandi offriranno opzioni di itinerario di viaggio più ampie e le linee più piccole offriranno un'atmosfera più affiatata e familiare. Suggerimento: rinnova il tuo curriculum e adattalo in modo specifico a ciascuna compagnia di crociere per la quale stai facendo domanda. Attraverso la tua ricerca sarai in grado di selezionare parole chiave e idee che rappresentano ogni compagnia di crociera. Usa questi termini in tutto il tuo curriculum e lettera di presentazione. Questo mostrerà al reclutatore che la tua compagnia di crociere è quella per cui vuoi lavorare. Lo stesso vale per il nome della posizione per cui ti stai candidando. Molte compagnie di crociera utilizzano vari titoli per riferirsi allo stesso ruolo. Ad esempio, lo staff di crociera può anche essere conosciuto come staff di animazione,
staff di attività, eccetera. Assicurati di utilizzare la terminologia corretta per il tuo ruolo quando fai domanda. Queste informazioni, come ho detto prima, si trovano solitamente nella sezione carriera del sito web di ciascuna compagnia di crociera. Alcuni ruoli come bridge, deck, posizioni tecniche richiederanno una formazione post-secondaria presso una scuola marittima certificata. Tuttavia, per quasi tutti gli altri ruoli a bordo, la maggior parte delle compagnie di crociere non richiede alcuna formazione post-secondaria. Invece, le compagnie di crociere preferiscono vedere almeno 1-2 anni di esperienza rilevante in un ruolo correlato a terra. Ad esempio, se stai facendo domanda per una posizione di vendita al dettaglio a bordo, la compagnia di crociera vorrà vedere che hai 1-2 anni di esperienza di vendita al dettaglio a terra. Se non hai mai lavorato, non è un problema, ma mentre aspetti potresti prendere in considerazione una formazione aggiuntiva specifica per le crociere tramite una scuola di turismo, ospitalità o un programma online per navi da crociera. In un mio video precedente, per il quale lascerò il link qua su, elencavo qualcuno di questi siti. Categorie principali, categorie ufficiali, categoria staff, categoria equipaggio, generalmente detto crew. Le posizioni associate a ciascuna categoria possono differire da una compagnia all'altra. Tuttavia, queste 3 categorie di solito saranno sempre in vigore. Categoria ufficiale. Questa categoria comprende spesso il seguente personale: ufficiali di coperta, ufficiali tecnici, direttori d'hotel, i gestori d'hotel e i relativi funzionari. Includono il direttore dell'hotel, il direttore della crociera, il responsabile delle risorse umane, l'istruttore dell'equipaggio, i medici delle navi, gli ufficiali per la sicurezza, il responsabile delle vendite al dettaglio, il responsabile delle foto, il responsabile del casinò, il responsabile delle attività giovanili, eccetera. Io dico responsabile, però a volte ci si riferisce a queste posizioni come manager. Inoltre, alcune posizioni di livello base a bordo ricevono lo stesso livello di ufficiale al primo giorno. Questi ruoli possono includere i commissari, i recepzionisti dell'hotel, il personale delle attività di crociera e gli animatori. Categoria staff. Questa categoria include spesso il personale non di supervisione, non dirigenziale delle seguenti divisioni: personale alla vendita al dettaglio, negozi e articoli da regalo, personale foto, video, personale spa, salone, personale del casinò, personale delle attività giovanili, personale di produzione, personale di animazione e talvolta il personale delle attività di crociera. Per la categoria equipaggio o crew, questa categoria include spesso l'equipaggio nei reparti più grandi a bordo, ad esempio tutto il personale delle pulizie e delle lavanderie, il personale del settore food and beverage, tipo i camerieri dei bar e dei ristoranti, e gli agenti della sicurezza. Right here, if you want to come, we have champagne selections. You have something to celebrate, you can buy champagne. You have something that you want to forget, you can buy champagne. And if nothing happens, buy champagne, something will come up. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Come ottenere una posizione? Una delle cose migliori del lavorare a bordo di una nave da crociera è che la promozione non si basa sull'anzianità.
Gli avanzamenti vengono effettuati sulla base di valutazioni a metà e fine contratto. Anche la partecipazione a programmi di trasferimento del personale di carriera, la formazione per lo sviluppo professionale e il job shadowing registrato possono aiutare ad essere promossi e avanzare di carriera. Come indicato in precedenza, la maggior parte dell'equipaggio neoassunto inizierà a livello equipaggio o di personale e successivamente passerà a un livello di supervisione o direttore o ufficiale. Buone notizie, le promozioni possono avvenire molto rapidamente in base alle tue prestazioni lavorative. Può anche accadere a causa del numero sempre crescente di nuove navi che vengono aggiunte alle flotte di navi da crociera ogni anno. Quanto si guadagna? Per la maggior parte del personale neoassunto lo stipendio si aggira attorno a $1.500 al mese. La cifra sembra bassa, vero? Tuttavia, se si tiene conto che uno stipendio iniziale e che in breve tempo con le promozioni questa cifra verrà triplicata e che si risparmierà la maggior parte, se non tutto, questa cifra per iniziare è buona. Inoltre, quando si raggiunge un livello di supervisione o dirigenziale, gli stipendi di bordo possono triplicare, quadruplicare o salire ulteriormente alle stelle. Molti nuovi membri dell'equipaggio non sono consapevoli delle sfide che dovranno affrontare a bordo dopo aver ottenuto il lavoro su una nave da crociera. Ti informo che sicuramente odierai le tue prime 2 settimane a bordo, il quale comprende un nuovo percorso ed include, ma non limitato, ad affrontare il jet lag, imparare un nuovo lavoro ed abituarti ad una nuova situazione di vita. Inoltre dovrai fare l'addestramento aggiuntivo di emergenza. È molto importante. Se riesci a farcela, nei primi 30 giorni inizierai a vedere e sperimentare i vantaggi del lavorare su una nave da crociera. Se assunto, dovresti arrivare con la mentalità che il lavoro è davvero unico, con molti fantastici vantaggi che includono l'esplorazione nei porti di tutto il mondo. Tuttavia è importante ricordare che non è un lavoro adatto a tutti. Sappi che ci vorrà del tempo per adattarti al nuovo lavoro, all'ambiente e alle persone. La vita delle navi da crociera è onnicomprensiva, quindi concediti almeno 2-3 settimane per trovare il tuo ritmo, le tue preferenze e la tua routine. Anche se non ci sono orari prestabiliti in cui potresti dover presentarti al lavoro, durante le tue ore di riposo dipende da te come spendere le tue energie, dato che sarai circondato da persone quasi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Io ho trovato molto utile assicurarmi di avere sempre del tempo per me stessa e di prendermi cura di me stessa, andando in palestra ogni giorno, uscendo nei porti, accompagnando un tour gratuito dei passeggeri a terra. Bene, fino a qui il video di oggi. Non dimenticarti di lasciarmi un bel like ed un commento qua sotto se il video ti è piaciuto. Iscriviti al canale e non perderti i prossimi video dove ti parlerò della cultura del crew, la cameraderia, la comunità, gli orari di lavoro e ti darò tantissimi altri spunti sulla vita a bordo. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!